Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo alla terza lezione della masterclass di SQL Server Express, quindi la versione gratuita di SQL Server. Allora, nella prima lezione abbiamo visto che cos'è questo SQL Server, quindi un database. Abbiamo fatto nella seconda lezione il download di tutte le cose che ci servono per installare SQL Server, per potervi accedere e per poter andare poi a leggere i dati. Adesso in questa specifica lezione andremo a fare l'installazione di SQL Server Express. Allora, qui adesso nella mia azienda non mi occupo più di installazione di software da un pezzo, perché c'è un gruppo specifico che si occupa di fare questa cosa qua. Quindi saranno, penso, 8 annetti, forse anche 10, che non installo più di queste cose qua. Io nella mia macchina non ho niente di installato, l'ho scaricato nella precedente lezione e adesso andiamo ad installarla insieme e speriamo che vada tutto bene. Allora, SQL Server era qua, questo è il SQL Server, questo era il Management Studio, SQL Server Management Studio, SSMS, ok? E questo è il driver ODBC. Partiamo dal SQL Server. Allora, io quando installo queste cose qua faccio tasto destro, generalmente faccio esegui come amministratore, così sono sicuro che ho i privilegi massimi per andare ad installare il tutto senza nessun tipo di problemi. Allora, vediamo un po'. Express Edition. Ovviamente adesso io sto registrando questa lezione al 7 novembre 2020. Potrebbe essere che il prossimo anno l'installazione subisca sia un po' diversa, però tendenzialmente andando avanti i pannelli di installazione sono sempre più semplici, quindi più o meno la procedura è sempre questa. L'importante è che capite un po' il discorso della cosa. Allora, vediamo un po'. Standard. Seleziona il tipo di installazione standard per installare le funzionalità del motore di database server con la configurazione predefinita. Ok, qui ci chiede come vogliamo andare ad installare il nostro SQL Server Express. Qui c'è la personalizzata che ci permette di vedere nel dettaglio le varie opzioni e installare un po' quello che ci interessa. Scarica file multimediali, scarica ora i file di installazione di SQL Server e installali successivamente nel computer desiderato. Quindi noi potremo scaricare tutto attraverso questo bottone qua e poi fare l'installazione pulita con tutti i file scaricati nel nostro computer. Allora, io ho una connessione abbastanza veloce, ho un 200 mega di connessione, quindi vado a 20 mega al secondo. Io vado con una standard, facciamo un'installazione standard, tanto installiamo l'istanza per un apprendimento e per un uso standard dell'istanza. Non andiamo a fare approfondimento sulle personalizzazioni, che probabilmente escono opzioni particolari che richiederebbero magari delle lezioni di approfondimento. Sicuramente la standard va bene per noi, quindi noi clicchiamo qua. Ovviamente qui abbiamo il contratto di licenza, lo scorriamo fino in fondo, magari dategli una letta che male sicuramente non fa su quello che andate ad accettare. Qui ci dice dove andare ad installarlo. Adesso datemi un secondo perché ho solo un dubbio. Vediamo qua. Ok, 70 giga dovrebbe starci senza nessun problema. Adesso lo installiamo, anzi scusate, facciamo così, lo metto sul secondo disco. Ecco, questa è un'opzione che potrebbe andare bene, no? Io ho due dischi, lo vado a mettere nel disco dati, quindi qua mi faccio un SQL, lo facciamo proprio come lo mette lui, Microsoft SQL Server. Perché ho deciso di metterlo nel secondo disco? Perché nel primo disco mi gira il sistema operativo, quindi ho un utilizzo del in-out del mio disco impegnato dal sistema operativo. Il secondo disco è fermo, quindi non viene utilizzato il sistema operativo, non viene utilizzato dagli altri programmi. Quindi mettendo qua il SQL Server sicuramente avrò un guadagno, perché sto utilizzando un disco che non ha altri impegni da altre cose. Questa può essere un sistema strategico per dividere i carichi della macchina, quindi lo installiamo qua. Premo ok, ecco qua, lo metto sul secondo disco e faccio installa. Qui dice spazio disponibile 271 mega, ok, lo installerà molto velocemente. Ecco qua, lui si sta scaricando tutto, perfetto, ha già finito di installare, esecuzione delle regole, acquisizione di file di installazione, ok, lo sta scaricando adesso. Aspettiamo un attimino che arriva a 260 mega, tanto è abbastanza veloce. Qui ci dice nel frattempo che SQL Server 2019 è disponibile anche per Linux. Pian pianino vi do già l'accenno che un po' tutte queste cose anche la Microsoft sta cercando di passare i sistemi sotto Linux perché sono meno attaccabili dagli hacker. Quindi i sistemi Windows sono un po'
un po' bucati, non voglio dire questa parola, però succede che i sistemi Windows sono più attaccabili, e Microsoft stessa anche in cloud va ad installare dei sistemi sotto Linux e poi magari ci installa il Windows dentro al Linux virtualizzato, quindi per questo motivo vedevamo questo avviso qua. Comunque l'abbiamo scaricato, adesso lo sta installando, quindi fate anche attenzione, se voi lo installate su un vostro computer internamente all'azienda e lo installate su un computer Windows, fate attenzione perché se per caso vi attaccano potrebbero forarvi il sistema operativo e accedere ai dati con più semplicità rispetto che avere un sistema Linux. Quindi se avete la possibilità, almeno il SQL Server cercate di installarlo su una macchina Linux, che sicuramente è quella più blindata. Quindi prendete un computer, ci installate Linux, lì scaricate il SQL Server e poi ve lo installate. Ovviamente per fare questa cosa vi rimando alla guida online. Se non avete mai utilizzato Linux, comunque ci sono delle versioni che assomigliano molto a Windows, quindi fate il doppio clic e probabilmente partirà una procedura simile a questa. Eventualmente vi rimando sempre a mondobi.it, dove trovate me e anche altre persone che possono darvi un supporto di qualche tipo. Nel frattempo ha quasi finito di installare il tutto. Qui fanno dei riferimenti a degli articoli, funzioni o le petit memoria, vabbè, qua suggerisce degli articoli da andare a leggere. Abbiamo quasi finito, vedo anche che si può mettere la pausa. Ok, arriviamo qua, ci dice l'installazione è completata, SQL Server SQL Express. Allora, questo è importante, è veramente importante. Questo è il nome della nostra istanza, perché poi quando andremo nella prossima lezione a installare il Management Studio, ok, noi quando lo avvieremo dovremo dargli un parametro, dovremo dirgli dove vuoi collegarti. Lui ci chiederà che nome istanza stai cercando, perché io potrei installare anche 5 SQL Server e avere 5 istanze di database, perché potrei installare un'istanza magari per il mondo del commerciale e lì ci metto tutti i database del commerciale, è un'istanza che sta magari su un computer. Così ho le risorse per il mondo del commerciale. Poi ho un altro computer dove installo un'altra istanza e quella è l'istanza del mondo logistico. Così se il commerciale mi incasina la macchina e mi frega tutte le risorse, comunque la parte del mondo logistico continua a funzionare, ok? Però quando installate un'istanza prende sempre un nome, ok? In questo caso me l'ha chiamato SQL Server Express, questo è il nome che lui mi ha dato, vedete, SQL Server Express. Praticamente questo sarebbe il nome del nostro driver. Localhost, perché è installato nel mio PC, localhost si intende sempre la macchina in cui io sono in questo momento. E qua mi dice amministratore del SQL è l'utente che ha fatto l'installazione, che sono io, quindi il detentore di questa macchina. E qua cartella dei log, quindi vedete ad esempio lui qui mi ha messo il disco C come cartella di log. Io direi di cambiarla. Abbiamo installato il SQL Server nel disco D proprio per evitare di rallentare il disco C o avere risorse in condivisione sullo stesso disco. Allora vedete qui mi lascia scegliere la cartella, vedete lì dice l'amministratore è questo, però adesso io creo queste cartelle qua, praticamente 150 setup bot strap log e questa cosa qua, facciamo la folder. Ah, niente, l'ha proprio messa qua, vedete, lui mi ha installato proprio i log, gireranno sul disco C, quindi non li posso spostare, non saprei come andare a spostarli in manuale, dovrei fare una ricerca, però vedete abbiamo installato il SQL Server nel disco D e i log, ok, perché poi quando eseguite una procedura lui scrive anche dei log di tutto quello che voi andate a fare, li scriverà nel disco C, così avete già ripartizionato il carico di lavoro tra i due dischi, ok, quindi questa è una bella cosa da capire come si cambia, magari farò un approfondimento e vi faccio una lezione più avanti se riesco a capire com'è. Poi qui dice funzionalità installate SQL Engine, quindi il motore del SQL è installato dentro qua, quindi sulla cartella che ho messo io prima, ok, di SQL 2019 e me l'ha messo dentro la cartella Express ITA. Poi qui abbiamo la versione RTM e mi dice che praticamente la cartella delle risorse di installazione è stata messa qua, quindi ha scaricato tutte le informazioni e me le ha messe dentro qua. Ok, adesso noi ci facciamo un bel print screen di sta cosa qua con lo strumento cattura, ok, facciamo così.
Perfetto. E ce lo mettiamo magari nel nostro desktop, così ci ricordiamo tutte queste informazioni qua. Poi qui cosa dice? Dice di connettersi, ok, piuttosto personalizza per avviare programmi di installazione di SQL Server personalizzati, ok, se vogliamo installare altre cose, oppure installa il Management Studio, SQL Server Management Studio. Solo per curiosità non faccio chiudi, noi abbiamo finito qua, ma faccio connetti perché voglio vedere che cosa fa. Ok, lui praticamente sta avviando, da quello che vedo, il servizio di SQL Server. Anzi, penso che seleziona SQL CMD, in teoria siamo dentro il SQL Server tramite il prompt. Adesso non vorrei dire una cavolata. In modo, adesso noi lo chiudiamo. Facciamo anche personalizza per curiosità, vediamo cosa ci dice, se ci dà qualche tool interessante. Ok, lui qua lancia l'installazione che abbiamo appena fatto, praticamente fa una ricerca, nessun aggiornamento, vede se ci sono aggiornamenti, ok, quindi potremmo utilizzare questa cosa qua anche per fare eventuali aggiornamenti futuri. Magari poi me la ripasso questa cosa qua, vi faccio una lezione per gli aggiornamenti eventuali che potrebbero arrivare nel futuro. Poi qui passa i vari pacchetti, ok, questa è un'installazione manuale, diciamo che vi guarda un po' tutto quanto, adesso non facciamo nulla. Perfetto, allora noi facciamo chiudi perché abbiamo finito. Adesso andiamo qui, pannello di controllo, e andiamo, e poi abbiamo finito, andiamo adesso strumenti di amministrazione, ok? Se qui vedete ad esempio categoria, ok, lo vedete così, andate su categoria che c'è qui in alto a destra, visualizza per, mettete icone grandi oppure icone piccole, così vi compare un po' tutto quanto. Adesso facciamo le icone grandi così magari ci leggete meglio. E poi cercate la voce strumenti di amministrazione. Quando arrivate qua, tra poco capirete perché vi ho mandato qua, cercate la voce servizi, ok? Questa cosa qua, e fate doppio clic. Ecco qua, si apre questa cosa qua. Questi sono i servizi che sono installati nel vostro computer. Allora, se noi andiamo giù, scrolliamo, andiamo dove c'è la S, sicuramente troveremo qualcosa relativo a SQL Server. Eccolo qua, vedete? SQL Server Express. Vedete? Abbiamo SQL Server Express che è il nostro database, è il nostro SQL che abbiamo appena installato, la nostra istanza. Quindi vedete è in esecuzione, quindi SQL Server in questo momento è installato e sta funzionando. E poi c'è anche il SQL Server Agent, che lo vedremo più avanti, che è quello strumento che ci permette di schedulare i nostri programmi all'interno di SQL Server, che in questo momento è spento, quindi bisognerà andare ad accenderlo, di default non si accende. Se noi facciamo doppio clic qua, vedete, lui ci dice guarda, il nostro SQL è installato qui, quindi abbiamo i riferimenti di dove è installato il nostro SQL. Poi se andiamo su connessione, vedete, io qua vedo questa cosa qua, MSSQL SQL Server Express, quindi ci dà un po' i dati di connessione, lui si crea tutte queste cose in automatico, non andate a cambiare queste cose qua che dopo non funziona più. E qui abbiamo praticamente come funziona il nostro, vedete poi c'è agganciato anche il servizio dell'agent, se andiamo ad installarlo. Se noi facciamo interrompi, il SQL Server smette di funzionare, ok? Quindi lui di default, questa ve la faccio vedere solo per conoscenza, lui quando lo installate vi installa il servizio e ve lo mette in esecuzione automatica, vedete qui c'è scritto esecuzione automatica del componente, vedete c'è scritto automatica, quindi quando io avvio il sistema operativo il SQL si avvia in automatico. Ipotizziamo che voi non volete fare questa cosa qua, potreste fare doppio clic e dite che deve essere messo in manuale piuttosto che lo volete disattivare per qualche motivo, ok? Io qui potrei interromperlo, vedete io lo vado e lo interrompo e poi potrei anche dirgli guarda avviati, così torna a funzionare il nostro SQL Server. È importante sapere che esiste un servizio perché è questo che pilota on-off di SQL Server. Ipotizziamo non vi funziona più SQL Server, non riuscite a connettervi per qualche motivo, prima cosa da verificare è che il computer dove è installato il SQL Server sia effettivamente acceso. Se è acceso, accedo a quel computer e guardo la prima cosa da fare è guardare il servizio è in esecuzione, ok? Quindi si entra qui e si vede se è in esecuzione. Se è in esecuzione e non funziona, bisogna fare un altro tipo di analisi che dipende ovviamente da caso a caso. Quindi vi ricordo pannello di controllo, poi si va su strumenti di amministrazione, poi si va sulla scheda servizi e poi si cerca ovviamente il nostro SQL Server, che è qua il servizio di SQL Server.
Perfetto, con questa lezione è tutto, spero di non avervi annoiato, ci vediamo alla prossima dove vedremo l'installazione del Management Studio e ci collegheremo finalmente al nostro SQL Server. A presto e come sempre lasciate un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Ciao!